Bentornati nel forum. Oggi parliamo della Leggenda dei Cinque Anelli, quinta edizione, un gioco di ruolo di Max Bruch e Katrina Ostrander del 2018, edito dalla Fantasy Flight Games e distribuito in Italia da Need Games. Vi confesso che non è facile parlare di questo gioco, per diversi motivi in realtà. Il primo è che, essendo giunto alla sua quinta edizione, mi sembrava inizialmente doveroso dover fare dei confronti con le edizioni precedenti, in più anche con il gioco di carte, con il fatto che sostanzialmente la Leggenda dei Cinque Anelli è prima di tutto anche una grande ambientazione, apparsa addirittura in Dungeons and Dragons. Ma in tutta sincerità non ho il tempo materiale di cercare tutte queste informazioni necessarie, non ne avrei neanche la disponibilità economica e non intendo farlo illegalmente. In più mi sembrava anche un'operazione tutto sommato inutile perché, come dirò poi più avanti, ritengo questo gioco molto più adatto a dei giocatori esperti che quindi potrebbero già conoscere questo gioco, tutta la lore, insomma tutto il mondo che c'è dietro, o comunque potrebbero non avere troppe difficoltà a districarsi in tutta questa grande mole di informazioni. Un altro motivo sta nel fatto che inizialmente la mia opinione su questa quinta edizione della Leggenda dei Cinque Anelli era un po' drastica. Poi però mi sono reso conto che con un buon lavoro da parte del master tutte quelle cose che mi erano sembrati dei difetti enormi in realtà sono abbastanza, come dire, gestibili e possono comunque non costituire un problema gigantesco per questo gioco. Proverò a spiegarveli comunque in fondo al video. Giusto per completezza, lasciatemi ripercorrere un attimo la storia editoriale di questo gioco, per poi vedere insieme l'ambientazione, la creazione del personaggio e il sistema, e poi lasciamo in fondo come sempre tutte le considerazioni. La Leggenda dei Cinque Anelli nasce nel 1995 ad opera di John Zinsser, Dave C.A., Dave Williams e John Wick, quest'ultimo anche autore di Seven Sea. Si tratta di un'ambientazione, chiamata Rokugan, fortemente ispirata al Giappone feudale con alcune influenze di tutte le culture dell'estremo oriente. 2 anni dopo, nel 1997, venne pubblicata la prima edizione del gioco di ruolo che sfruttava il sistema Roll and Keep, tira e mantieni, per l'appunto anche il sistema di Seven Sea. Nel 2001 la Wizard of the Coast pubblicò una seconda edizione di Oriental Adventures, apparsa per la prima volta nel 1985, in cui il Rokugan diventò l'ambientazione principale ed erano presenti le meccaniche sia per il D20 System che per il Roll and Keep. Ma con la terza edizione della Leggenda dei Cinque Anelli si tornò semplicemente a quest'ultimo sistema. Nel 2010 uscì la quarta edizione, l'ultima a cura dell'Alderac Entertainment Group, e infine questa quinta edizione ad opera della Fantasy Flight Games. Passiamo dunque all'ambientazione. Il manuale si apre con un racconto di una poetessa a corte che racconta il mito della creazione. Il dio Luna inseguiva costantemente la dea Sole e quando la raggiunse ebbero 9 figli. Temendo potessero diventare più forti di lui, il dio Luna li divorò tutti tranne Antei che, questo nome si presta a troppi doppi sensi secondo me, che, addestrato nelle arti marziali da sua madre, sfidò e uccise suo padre e sventrandolo liberò i suoi fratelli, in maniera molto simile al mito di Zeus e Crono. Se Dea Sole pianse quando i suoi figli vennero divorati e dalle sue lacrime cadute sulla terra nacque la giada, il sangue del dio Luna generò invece l'ossidiana, mentre da quel sangue che si unì alla giada nacquero gli umani. I kami liberati caddero dove sarebbe poi sorta la capitale, tranne Fuleng, che precipitò nelle profondità della terra. Persa la loro immortalità, i kami organizzarono un torneo tra di loro per stabilire chi avrebbe dovuto guidare gli umani e anche stavolta Antei ne uscì vincitore. In questo modo divenne il primo imperatore e affidò ai suoi fratelli dei compiti, dando quindi origine ai clan. Ma riemerso dagli inferi sottoterra, Fuleng sfidò l'autorità di Antei accusandolo di non averlo cercato dopo la caduta e che sarebbe stato in grado di vincere il torneo. Antei nominò suo fratello Togashi campione per lo scontro e questi scelse come arma tutta l'umanità. Così Fuleng giurò che avrebbe scagliato contro di essa le sue armate infernali. Alla fine Fuleng fu sconfitto dai 7 tuoni mortali e da allora sono passati 1000 anni, ma il Rokugan è ancora in pericolo e al di là delle sue possenti mura, le feroci creature infernali cercano sempre una via d'accesso, costantemente negata loro dal clan del Granchio. Nella Leggenda dei Cinque Anelli il Bushido, la via del guerriero, gioca un ruolo di primaria importanza.
Si tratta di un codice di condotta e stile di vita basato su diverse norme morali e di combattimento, simile in certi aspetti al codice di cavalleria europeo, al quale, a differenza però di quanto avveniva realmente nella nostra storia, ci si aspetta massima aderenza in questo gioco, rendendolo per il personaggio una sfida continua con se stesso e il mondo. Il titolo del gioco invece fa riferimento al libro dei Cinque Anelli di Miyamoto Musashi del 1645, in cui l'autore analizzava i diversi approcci strategici adottabili da un samurai basati sui 5 elementi, o anelli per l'appunto, approcci che infatti sono parte fondamentale del regolamento di gioco, come vedremo tra poco. Passiamo allora alla creazione del personaggio. Nella leggenda dei Cinque Anelli giocheremo dei samurai alle prese con le grandi questioni del Rokugan e le imposizioni del Bushido, che in molti casi finiranno anche con lo scontrarsi con le convinzioni personali del proprio personaggio, le loro passioni, le loro paure, i loro doveri verso il loro signore, che vengono gestite comunque con delle interessanti meccaniche che vedremo nel sistema. Esattamente come nelle edizioni precedenti e come in 7C, la creazione del personaggio avverrà tramite il gioco delle 20 domande. Però devo dire che a differenza di 7C, queste non sono una sorta di supporto per i giocatori che può aiutarli le prime volte, a mio avviso, a creare il personaggio, ma risultano invece fondamentali, perché già alla prima domanda, ovvero a quale clan appartiene il personaggio, avremo la lista di tutti i clan disponibili e i relativi bonus ai punteggi, per esempio, degli anelli, nonché la loro personale interpretazione del Bushido, che sarà fondamentale per il codice di condotta del vostro samurai. Rispondendo alle domande stabiliremo la scuola di appartenenza, che ci darà accesso a determinate tecniche, i suoi punti di forza, i suoi punti deboli, le sue convinzioni personali, i suoi desideri personali che costituiscono il ninja, e il codice di comportamento, ovvero, scusate, il modo in cui serve il suo signore, ovvero il Giri. Elementi questi due che, come ho accennato prima, possono entrare in contrasto tra di loro, e devo dire c'è la meccanica, scusate, gli attributi dell'onore e gloria che effettivamente sono influenzati da questo contrasto. Infatti, a seconda di come il personaggio si comporterà, potrebbero aumentare o diminuire. Oltre a questo, il vostro personaggio avrà dei vantaggi divisi in distinzioni e passioni, e degli svantaggi divisi in avversità e ansietà, i quali fanno riferimento ai diversi anelli per i loro effetti, che possono essere o meccanici o narrativi. Per esempio, un personaggio potrebbe avere lo svantaggio cecità e compensare con il vantaggio udito impeccabile. L'equipaggiamento è descritto in un capitolo a parte che approfondisce anche il rapporto dei samurai con il denaro, che viene descritto effettivamente come conflittuale. Il denaro non è qualcosa per cui un samurai effettivamente piace mescolarsi, ma con cui piace avere a che fare, però devo dire che non è esattamente un dogma per il vostro personaggio. Armi e armature sono divise in tabelle con le relative caratteristiche in maniera abbastanza classica. Da notare che un'arma è da considerarsi pronta nel caso il personaggio la possa usare subito in caso di combattimento, altrimenti sarà considerata infoderata e il personaggio dovrà comunque prima estrarla prima di doverla utilizzare. Detto questo, vediamo il sistema. Innanzitutto, questa quinta edizione sfrutta un sistema di dadi speciali a 6 e 12 facce, i primi per le abilità e i secondi per gli anelli, con dei simboli specifici: il cerchio, che rappresenta il successo, il simbolo del tuono, che credo sia il simbolo del tuono quantomeno, che è il successo esplosivo, cioè che ci consente di lanciare un dado in più, il fiore, ovvero l'opportunità, e la foglia di ciliegio, che è il turbamento. Da notare che alcune facce dei dadi possono mostrare più simboli insieme, entrambi da considerare nel caso tenessimo quel dado. Soffermiamoci un attimo sugli anelli. Prendendo spunto dall'omonimo libro, che per l'appunto analizzava gli approcci strategici, rappresentano l'inclinazione del personaggio verso un approccio per risolvere i problemi. L'aria rappresenta la grazia, l'astuzia e la precisione. La terra rappresenta un atteggiamento costante, cauto e riflessivo. Il fuoco non può che rappresentare la ferocia, la passione e anche la curiosità. L'acqua rappresenta l'adattabilità, l'equilibrio e la perspicacia.
L'ultimo anello, quello del vuoto, rappresenta una personalità centrata e inamovibile, tipica di una persona saggia e introspettiva. Per ognuno degli anelli vengono forniti esempi per la loro applicazione, in combinazione con le abilità, questo per quando vogliamo effettuare una prova. Quando vogliamo effettuare una prova, dichiariamo le nostre intenzioni al Game Master, il quale, in base alla descrizione, ci dirà quale abilità e anello dobbiamo lanciare e il suo tiro necessario, ovvero il numero di successi minimi che dobbiamo ottenere per superarla. Lanciamo dunque un numero di dadi a 6 e 12 facce in base ai rispettivi punteggi di abilità e anello e decidiamo quali tenere in base al risultato, roll and keep appunto. I tipi di esiti ottenibili in questo modo possono essere molteplici, non per forza dei semplici successi o insuccessi della prova. Facciamo un esempio. Poniamo che io stia combattendo con la katana in maniera piuttosto aggressiva, lancerò dunque i miei dadi di fuoco e arti marziali mischia con tiro necessario 2. 2 successi sarebbero sufficienti a superare la prova e ogni opportunità potrebbe fornirmi dettagli descrittivi sul mio modo di combattere oppure dettagli narrativi magari sul mio avversario. Ma potrei anche non aver ottenuto nessun successo e avere diverse opportunità e turbamento. In questo caso il Master potrà dirmi in che modo ho fallito la prova e quali opportunità ho colto. Per esempio il mio avversario potrebbe rivelarsi più forte di me contro la mia aspettativa, ma potrei anche notare alcune sue significative mancanze nel modo di combattere. Come avrete capito, le opportunità forniscono dei dettagli o effetti secondari in più che rendono la situazione più interessante, mentre il turbamento rappresenta tutte quelle emozioni che il samurai deve tenere sotto controllo per evitare di perdere quel decoro che la società si aspetta da lui. Se non rimosso, infatti, il turbamento andrà via via accumulandosi e se dovesse superare l'attributo di compostezza del personaggio, questi conterà come compromesso e dovrà ruolare di conseguenza. Per potersi liberare del turbamento, il personaggio può sempre scegliere di smascherarsi, ovvero abbandonare l'etichetta ed esprimere le sue reali emozioni, e anche in questo caso il manuale fornisce diversi esempi. Oltre alla già citata compostezza, il personaggio avrà anche altri attributi derivati, ovvero la tenacia, la concentrazione e la vigilanza, queste ultime due importanti per l'iniziativa. Un'ulteriore risorsa sono i punti vuoto, che possono essere spesi per ottenere un effetto extra, simboleggianti uno sforzo oltre i propri limiti, effetti come per esempio il poter lanciare un dado in più. L'iniziativa si stabilisce tramite una prova a seconda del tipo di conflitto che stiamo affrontando, che potrebbe essere un intrigo, un duello, una schermaglia o una battaglia campale. Il tiro necessario è 1 e ogni successo andrà sommandosi con l'attributo di concentrazione o di vigilanza a seconda che il personaggio fosse preparato o meno, quindi si scorre dal più alto al più basso. Come dà nome, gli intrighi riguardano principalmente conflitti sociali, per esempio ritrovarsi ad una corte e avere a che fare con le malelingue dei cortigiani. I duelli sono un conflitto uno contro uno per risolvere le dispute. Le schermaglie sono il tipico combattimento in cui affronterete un gruppo di avversari o uno singolo, come succede spesso nei giochi di ruolo. Infine le battaglie campali, dove gestirete armate nelle vesti di comandanti, cosa che mi ha un po' ricordato i combattimenti navali in 7C. Sebbene i conflitti seguono uno schema predeterminato, ognuno di essi avrà le proprie regole aggiuntive. Per esempio nei combattimenti farà la differenza il terreno in cui state combattendo. In ultima analisi, molto buona la sezione per il Game Master, decisamente completa dal punto di vista dei suggerimenti per la buona riuscita delle campagne. Nota di merito al paragrafo sul metagioco, o metagame che dir si voglia, che, come altre volte abbiamo detto qui sul canale, fa una distinzione tra lo sfruttare le conoscenze del giocatore a proprio vantaggio, legacy, barare, o usarle per creare una situazione interessante per tutti al tavolo. Considerazioni. La leggenda dei Cinque Anelli si presenta come un manuale molto ricco, è scritto in un font con un font abbastanza piccolo da consentire la presenza di tantissime informazioni, cosa che fa di questo un titolo decisamente completo dal punto di vista di elementi per i giocatori e soprattutto anche per il master con cui poter creare i vostri personaggi e le vostre avventure. L'ambientazione l'ho trovata un po' meno approfondita di quanto mi sarei aspettato. In effetti, leggendo soltanto questo manuale, alcuni giocatori potrebbero non avere chiaro fin da subito com'è che si viva effettivamente all'interno del Rokugan, ma questo perché è previsto anche il manuale L'Impero di Smeraldo, dove tutti questi elementi vengono
sono trattati in maniera piuttosto approfondita, oltre al fatto che vi fornirà anche degli elementi nuovi per la creazione dei vostri personaggi. Come ho detto a inizio video, ci sono stati alcuni elementi che inizialmente mi hanno fatto un po' storcere il naso, provo un attimo a riassumerveli. È un titolo che a mio avviso richiede una buona esperienza come giocatori di ruolo per i vari vincoli del Bushido, le interpretazioni degli anelli, dei dadi speciali, eccetera eccetera. Personalmente preferivo il vecchio sistema D10 per la sua maggior immediatezza. I dadi speciali vanno di volta in volta interpretati e sarà necessario avere o tutti il proprio set o comunque scaricare l'apposita applicazione per i dadi appunto di La leggenda dei cinque anelli, che dal mio punto di vista non è una soluzione sempre comoda. Certamente può funzionare per quando giocate su Discord, c'è il bot apposta per quando giocate per esempio su Roll20 o in generale nelle videochiamate. Una soluzione che personalmente non mi piace tanto, in più ovviamente liberi di scegliere voi il vostro miglior approccio per giocare. In più si tratta di un metodo che non consente una conversione con dei dadi normali. Questo è un dettaglio che effettivamente mi è piaciuto ancora di meno, ma si tratta di una scelta di game design che lascio giudicare a ognuno di voi. Come sapete adoro 7C, gli abbiamo dedicato diversi video qui sul canale e sono abbastanza sicuro che in futuro lo tratteremo ancora, però in diversi anni che lo abbiamo giocato diversi problemi comunque sono saltati fuori nel corso del tempo. Problematiche come la scelta degli approcci, delle varie conseguenze e opportunità che in certi momenti di indecisioni potevano creare effettivamente dei momenti, potevano effettivamente influenzare la fluidità narrativa della sessione. Il fatto che qui bisogna tenere in considerazione i dadi speciali, gli anelli più opportuni, i vari vincoli del Bushido, la gestione di onore e gloria, il ninja e il ghiri del vostro personaggio, insomma tutte le meccaniche che abbiamo visto finora fanno di questa quinta edizione un titolo sicuramente molto complesso per i giocatori e secondo me ancora più complesso per il Game Master che dovrà gestire questa grande mole di informazioni. La preparazione dei personaggi e delle campagne richiede il suo tempo, motivo per cui non mi sento di suggerirvi questo gioco per delle one shot. In realtà non che non sia possibile, però meglio pensarci prima. Per appoggiarsi a questo titolo comunque vi suggerisco di provare l'avventura Il torneo di Topazio più le altre avventure messe a disposizione da Need Games, che se vi interessano vi lascio linkate qui sotto in descrizione. Se siete particolarmente interessati al titolo troverete anche le espansioni dedicate alle corti, alle terre dell'ombra e ai rami celesti, sempre ovviamente sul sito di Need Games, che potete benissimo integrare nelle vostre campagne se volete. Con questo è tutto, noi ringraziamo il nostro tribuno Fabio che ha reso possibile la recensione della leggenda dei cinque anelli quinta edizione. Come sempre, se questo video vi è piaciuto io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un mi piace, di dirci la vostra opinione se avete giocato la leggenda dei cinque anelli, in modo anche da avere un sano confronto. Vi invito inoltre a passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram, e se volete fare più quattro chiacchiere in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo vi invito a unirvi anche al nostro gruppo Telegram. Daniele dal forum Sententiam chiudo.